Il mio primo ricordo legato al cibo probabilmente sarà stato forse a 3-4 anni quando mi imboccavano e dicevano di me che appunto ero una bambina abbastanza felice di mangiare, ecco, quindi vuol dire che è stato per me una cosa abbastanza semplice da affrontare. Questo è proprio quando ero piccola piccola. Poi, vabbè, poi crescendo, diciamo che ho mangiato soprattutto le cose che si fanno a Napoli, no? Quello che è il nostro, quelle che possono essere le nostre cose importanti, no? Della tavola, il ragù appunto, tutto quello che è buono, essenzialmente buono. Devo dire che io non ho mai avuto vizi. E, questo fino a 6 anni circa così. Poi niente, è capitato che poi c'è stata la guerra e gli ultimi 2 anni così della guerra, quando erano già arrivati gli americani, l'ultimo anno, adesso non è che sono molto precisa nel ricordo, però quello che ricordo sicuramente è che stavo in collegio perché mia madre faceva l'attrice e quindi ogni volta pur potermi far cominciare le scuole, infatti ero in prima elementare, ovviamente mi affidava in questo collegio che si chiamava Collegio di Santa Rita. Diciamo che lì al momento in cui c'è stato un po' di fame dappertutto, l'Italia, no? Ci si arrangiava come si poteva, però devo dire in collegio siamo stati abbastanza gratificati in quanto sono arrivati appunto gli americani e c'erano molte provviste di cose americane, che non è che erano granché, però insomma abbastanza mangiabili, tra cui appunto la polvere di fagioli, la polvere di latte e purtroppo la polvere di piselli. La polvere di piselli, per quanto mi riguarda, io vedevo le altre bambine la mangiavano, io non capivo come si potesse mangiare quella cosa così orrenda, proprio una cosa che io come la vedevo mi sentivo male con lo stomaco, allora ovviamente le suore mi hanno abbastanza castigata per questa cosa perché io non la mangiavo mai. Ho passato diverse ore della mia, come si dice, infanzia in ginocchio in mezzo alla chiesa. Mia madre, quando poi per me è finita la guerra, sono tornata a casa, un giorno fece pasta e piselli. Fece pasta e piselli e me la presentò a tavola. Io come vidi i piselli non li volli mangiare. Mia madre, che tornavamo dalla guerra, insomma era da poco che eravamo usciti da quel cataclisma, dice: come tu non ti mangi pasta e piselli, ma come si fa? Tu devi mangiare, perché no, io non la voglio, no, io non la voglio. Insomma, per 2 giorni mia madre mi ha portato un piatto di pasta e piselli, io non mangiavo niente, finché non l'ho mangiata per fame, ed era un'altra cosa naturalmente. Ma la polvere di piselli adesso poi mi fa venire in mente una poesia che Edoardo ha scritto, A polvere di piselli. Quando l'ho letta la prima volta ovviamente è stato come un lampo, ho ricordato quello che io ho passato in collegio ed effettivamente diceva la verità. Allora, ho una cugetta mia, che porcaria. Verica a buio, mi sono disturbata. Pozza sta buona quella che ha mandato. Che schifezze pietanze, mamma mia. E la prima garbata con la cipolla, con pugrilli pane abbrustoliti. Marito, ma che mangia con appetito e te, e che già fa con questa colla? Voi l'avete assaggiato? Salvatore Nipote mi ha fatto una pensata. Ce l'ha venuto tutta una pittura, uguale l'ha voluta, l'ha impastata e ha pittata la cucina in un signore, ma verica che è venuta una pupata. Effettivamente, diciamo, quella specie di colla poteva servire solo a quello. Poi, voglio dire, poi anche quella è passata, adesso la pasta e piselli mi piace. Credo che la pasta e patate sia una delle mie, come dire, ricette che fa abbastanza effetto al momento che la metto a tavola. Per caso si vuole svelare i suoi segreti della pasta e patate? Sì, ma non credo che sia un segreto, perché la pasta e patate, per esempio, ognuno la fa in un modo. C'è chi la fa in bianco e poi ci mette la provola dentro alla fine. Io per esempio invece no, perché penso che la provola rovina quello che è il sapore della pasta e delle patate insieme. No, io faccio tutto un soffritto di tutte le verdure, basilico, prezzemolo, aglio, cipolla, l'aglio poi lo tolgo però, aglio, cipolla, poi ci metto tutte le spezie, la carota, solo il rosmarino no, perché non fa parte della nostra cultura, però ogni tanto qualche volta in altri piatti. Poi
ci metto un po' di pomodoro, lo faccio soffriggere bene, poi lo tiro col vino, lo faccio quasi come se fosse un ragù, nel senso che la faccio cuocere tanto poi. Dopo che l'ho fatto il soffritto ci metto, lo tiro col vino, come si fa col vino bianco invece che col rosso, come si fa col ragù, col vino bianco, dopo che l'ho soffritto ho fatto tutte le patate piccole piccole, ce le metto dentro, le rosolo un po' insieme, poi allungo l'acqua e cuociono, al momento in cui si sono proprio quasi come diventate, non si rompono, però quando le metti in bocca si squagliano praticamente, e allora ci butto la pasta mista dentro, la pasta miscata come usiamo dire noi, e poi ci metto i pezzettini di scorza di formaggio di parmigiano prima di buttare la pasta, la butto insieme la pasta e le scorzettine e poi pieno di formaggio, insomma a chi piace il peperoncino, se a chi piace il peperoncino, se no il pepe, a chi piace il pepe. A tavola accadono tantissimi fatti che possono essere divertenti ma anche drammatici, come è potuto succedere il sabato, domenica e lunedì, di cui devo dire ho un bellissimo ricordo perché è la prima volta che l'ho fatta con Edoardo, ero più giovane, facevo la cameriera e quindi ero io a portare quella famosa insalatiera di ziti al ragù, mentre invece poi l'ho fatta anche come protagonista, quindi diciamo che sono molto legata a quella commedia. Perché appunto proprio nel secondo atto accade, c'è la drammaticità del personaggio e la consistenza soprattutto di questo grande personaggio che era Rosa Priore. Abbiamo proprio detto che lei è recitata in sabato, domenica e lunedì, dove la preparazione del ragù, che è così lunga, il sabato, la domenica e poi si arriva anche a consumarlo il lunedì. Sì. Si intreccia con la storia familiare dei protagonisti della commedia. Sì. Lei ha qualche ricordo particolare legato al ragù, tipo di sua madre, di mia madre? No, pensavo della commedia. Perché... Anche della commedia? No, la commedia è successo che siccome noi ogni sera Edoardo si faceva la salsa, diciamo, non era proprio il ragù con la carne, però si faceva veramente, perché a tavola gli attori dovevano mangiare, perché lui lo disse dalle prove, voi dovete mangiare assolutamente, non vi fate vedere che fingete di mangiare perché io vi multo. E quindi l'unico che non mangiava era lui in quel momento là. Comunque, quindi tutte le sere, io sto parlando di questo ricordo di quando facevo la cameriera, che ero io a portare a tavola le cose, tutte le sere si buttava la pasta e poi, perché doveva uscire fumante tutto quanto in scena, io uscivo, si sentiva questo odore, questo profumo del ragù, insomma del sugo, e la pasta che fumava dentro. Quindi io arrivavo e mi ricordo che gli attori, perché la tavolata era grande, a volte avevano più fame, magari quando si faceva il doppio spettacolo la sera avevano più fame, facevano Isa, un pochettino, e io ne mettevo, e insomma, e facevo vicino a Pupella, perché Pupella era quella che faceva i piatti, di più, insomma, Edoardo non se ne accorgeva che stava di spalle in quel momento a noi e quindi di profilo al pubblico, quindi non ci vedeva. E una sera che successe? Che si finì la bombola della pasta, insomma dove si faceva la pasta. Finì la bombola, la pasta l'avevano già buttata da 2 secondi, neanche di più, 3 secondi, non lo so, e la pasta era tosta. Intanto lo spettacolo continuava, io dovevo uscire e facevo vicino a Evo nella Sarta, facevo dai fa presto, dai vieni, ma quella è ma metti tutto qua, io devo uscire con la pasta, cioè, che la da mettere, insomma per non portare, esco io con una faccia appesa che facevo ma no, cosa hanno a mangiare perché i ragazzi, perché tutti mangiavano tutto, guai se non mangiavano, quindi io esco allora, e metto la parte, Pupella mi guarda per sta faccia, che lei, facevi viso. Vado a mettere il mestolo dentro l'insalatiera e uscirono proprio duri. Allora capì tutto. I ragazzi guardarono tutti quanti, gli attori guardarono sta cosa e dicevano ma ce l'hanno mangiata sta cosa. Insomma erano diventati croccanti. Beh, questa è una cosa che non potrò dimenticare mai. La televisione è una cosa bella ma nello stesso tempo che ti può anche non gratificare tanto, in quanto diventi importante per quel personaggio, appunto Reginella. Ancora adesso mi chiamano Reginella per strada, quindi io a un certo punto ho detto forse basta adesso con sta Reginella, perché ho fatto tanti anni della mia vita di teatro che mi devono riconoscere per strada facendo, perché ho fatto Reginella. Però quelle 2 parti che ho fatto, la prima serie e la seconda serie, devo dire mi sono molto divertita, mi è molto piaciuto, ma non cucinavo io però, mi portavano tutto già cucinato. E quindi avevo un'altra domanda, la ricetta della zuppa di pesce che è rimasta famosa anche nella terza serie. Sì. Era una ricetta originale? No, quella era mia.
perché quando mi hanno portato la ricetta loro, ci non è così, la zuppa di pesce. E quindi io l'ho fatta a modo mio. Io penso che la zuppa di pesce non sia una cosa poi tanto complicata da fare, dipende dalle varie qualità di pesce che si comprano, che praticamente quelli che sono più grossi si mettono, innanzitutto si fa sempre prima aglio, olio, peperoncino, io ci metto il peperoncino, aglio, olio, peperoncino e pomodoro e quindi lo fai cuocere, perché poi il pesce non è che deve cuocere moltissimo, e fai fare un sugo abbastanza buono e lo tiri anche quello col vino bianco, eccetera. Poi ci si mettono i pezzi più grandi, prima si mettono, no, dei pesci, allora che si compra, che ne so, il tonno, il pesce spada, che ne so, poi molti nomi di pesci non li conosco, vado e dico questo e questo. E quelli che sono però più grandi, che ci vuole un po' più tempo poi io dentro all'interno ci metto anche i frutti di mare alla fine, ci metto tutto, Vongole, cozze, vongole, tellino, tutto quello che c'è, pure le come si chiamano, le lumachine, come si chiamano, di mare, insomma. E maruzzielle, brava, ecco, e maruzzielle, ci metto tutte queste cose qua. Alla fine ci metto quello più che si cuoce presto, che è la triglia, che può essere, che ne so, prima ci metto... Più piccoli. Più piccoli, praticamente vado mano a mano lo mettono e poi lo fai cuocere. Poi la cosa buona che ho imparato, però non qui ma in Sardegna, ho imparato una cosa che faccio però spesso. Allora, quando faccio la zuppa di pesce, poi levo, che è pronta, la zuppa di pesce la metto nei piatti, eccetera, eccetera, con un po' di sugo della stessa. Quello che rimane del sugo, che dentro ci stanno sempre delle spine, delle cose, lo passo, poi a parte cuocio la pasta sarda, quella che si chiama, oddio, ma non mi viene. Vabbè, insomma, è una pasta piccola che sembrano tubettini, ma non sono tubettini, ma non mi ricordo precisamente come si chiama. E la faccio come la pasta a parte, nell'acqua normale, insomma, la faccio bollire, butto la pasta, poi a metà cottura la tolgo e la butto in questo brodo di pesce e poi si serve dopo. Così viene insaporito la Ma è una cosa di una bontà straordinaria, straordinaria. Io non so se esiste un piatto del sud o del nord che possa unificare, però c'è una cosa molto importante, ci sono due cose che uniscono l'Italia, la pasta e il pane. Senza la pasta e senza il pane nulla e nessun'altra città fa nulla. Quindi io penso che quelle sono le due, ma condite o non condite, con ragù o fatte alla milanese, o fatto la cotoletta, no, quello non importa, tutto quello che viene dopo la pasta e dopo il pane. Quello unisce, secondo me, l'Italia. Si pensa a Napoli, si pensa alla pizza e non fanno male, perché logicamente io che ho girato tanto e giro tanto per quel mestiere che faccio, la pizza come la fanno a Napoli, la fanno solo a Napoli, non la fanno in nessun altro posto d'Italia. L'espressione granai della memoria, che cosa le fa venire in mente? È una bellissima espressione, devo dire, sono molto felice di fare questa cosa qua perché effettivamente sono quelle cose alle quali tu sei più legato, insomma. Io prima, perciò ho parlato e vi ho detto quella poesia, perché mi fa venire in mente l'infanzia. Se dovesse interpretare una commedia finalizzata alla promozione di Napoli, quali piatti, quali tradizioni particolari metterebbe in evidenza? Forse tutte quelle cose che ho detto fino adesso, cioè il ragù, la pasta e patata, la zuppa di pesce, la pizza, tutte queste cose qua. Siamo molto felici di averla avuta, grazie. Io ringrazio voi perché mi ha fatto veramente piacere.